Che profumo che c'è in cucina, davvero irresistibile. Sono i cannelloni alla zucca con salsiccia tagliata a tocchetti, besciamella, mozzarella e tanto parmigiano. Il sapore è unico, delicato e coinvolgente. Se vi va, prepariamolo insieme. Avremo bisogno di 1,5 kg di zucca, già privata della buccia e lavata. La andiamo a tagliare a tocchetti piccolini. Nel frattempo, se vi va potete lasciare un bel like a questo video se anche voi adorate le lasagne, i cannelloni e tutte le paste al forno. E se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale perché mi fa davvero tanto piacere. Dopo tritiamo al coltello una cipolla abbastanza finemente. Prendiamo un tegame, aggiungiamo circa 3 o 4 cucchiai di olio extravergine di oliva e soffriggiamo la nostra cipolla. Quando sarà bella dorata possiamo versare all'interno la nostra zucca tagliata a tocchetti. Non ci sarà bisogno di aggiungere acqua, perché vedrete che la zucca lascerà naturalmente la propria acqua. Aggiungiamo il sale, mescoliamo, tritiamo un po' di pepe nero e un po' di noce moscata. A me piace aggiungere anche un rametto di rosmarino, che poi alla fine andremo ad eliminare, ma darà un sapore davvero fantastico a questo piatto. Mescoliamo per amalgamare bene le nostre spezie. E già così fa un profumo davvero eccezionale. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere a fuoco dolce per una ventina di minuti circa. Nel frattempo prendiamo anche la salsiccia, eliminiamo lo spago e il budello. Infatti andremo ad utilizzare la salsiccia sbriciolata. La tritiamo grossolanamente con il coltello. Questa è una salsiccia davvero molto saporita che contiene all'interno pepe nero e semi di finocchio. La saltiamo in padella con 2 cucchiai di olio extravergine. E mentre mescoliamo cerchiamo sempre di andarla a separare per ottenere dei tocchetti abbastanza piccolini. La lasciamo cuocere per circa un quarto d'ora. Nel frattempo guardate, la nostra zucca è quasi pronta. Lasciamo asciugare completamente l'acqua e nel mentre che la andiamo a mescolare diventa sempre più cremosa, quindi non ci sarà bisogno di andarla a frullare. Ricordate di eliminare gli aghi del rosmarino. Prepariamo adesso anche la besciamella. Questa volta la faccio con il burro perché spesso mi dite: Francesca, perché la fai senza burro? Perché a me piace che sia più leggera. Questa volta vi ho voluto accontentare e quindi facciamo il roux classico, quindi facciamo sciogliere completamente 80 g di burro, aggiungiamo 70 g di farina e mescoliamo sempre con una frusta. Aggiungiamo il latte poco alla volta, potete utilizzare il latte freddo di frigo o temperatura ambiente. Ne andranno messi circa 800 grammi. Poco alla volta, sempre mescolando con la frusta. In questo modo otterremo una besciamella liscissima, senza neanche un grumo. Insaporiamo con il sale, la noce moscata e se volete un pizzico di pepe nero.
Guardate che bella, vellutata. Voilà! Se la volete fare senza il burro, vi lascio il link nell'info box per farvi vedere come la realizzo. Ecco qui, siamo pronti. Prendiamo quindi la nostra zucca, aggiungiamo all'interno 2 mozzarelle tritate. Mi raccomando che siano delle mozzarelle non acquose, magari le fate sgocciolare un po'. Poi aggiungiamo 100 g di parmigiano grattugiato, la salsiccia cotta e mescoliamo. Il profumo è davvero incredibile. Un piatto semplice e davvero molto buono che potete preparare magari per la prossima domenica. Cosa ne pensate? Con questa ricetta, con queste dosi, vi verranno 2 teglie. Io, come vedrete, li metterò abbastanza larghi, in modo che naturalmente poi si capisca che sono dei cannelloni dalla fotografia, altrimenti se non dovessi fare il video li avrei messi sicuramente molto più vicini tra loro. Facciamo un belletto di besciamella. Dopo prendiamo la nostra pasta, quindi i cannelloni secchi, non sono cotti, cuoceranno direttamente in forno e li andiamo a riempire. Per riempirli possiamo utilizzare un cucchiaino, come sto facendo io, che è davvero molto semplice, oppure se vogliamo possiamo utilizzare anche una sac à poche. In quel caso però fate il foro più largo, altrimenti naturalmente tutti i pezzetti di salsiccia e di mozzarella non riusciranno a fuoriuscire. Continuiamo così fino a terminare la nostra teglia. Nel frattempo, amici, vi ricordo, se questa ricetta vi sta piacendo, lasciate un bel like, commentate e fatemi sapere se avete mai provato i cannelloni con la zucca. Se vi va potete seguirmi anche su Instagram e su Facebook. Vi lascio tutti gli indirizzi qua giù, sempre nel box informazioni, dove troverete anche la ricetta scritta. Se per caso siete vegetariani o non volete mangiare la carne, potete fare questa ricetta senza utilizzare la salsiccia, vengono buoni ugualmente. Oppure magari potete utilizzare degli alimenti vegetali come per esempio il seitan. Chi è vegano naturalmente conosce bene questo ingrediente e verrà davvero squisita ugualmente. Dopo aver completato tutti i cannelloni, ho preso un pochino del sugo di zucca e salsiccia, ho aggiunto 2 cucchiai di besciamella e andiamo a coprire i cannelloni. Terminiamo con il parmigiano grattugiato e mettiamo in forno statico preriscaldato a 220 gradi per 30 minuti, fino a che si sarà fatta una bella crosticina in superficie. In questo modo. Il profumo è davvero eccezionale, viene voglia subito di mangiarli. Una ricetta semplice, veloce, con pochi ingredienti direi, ma il risultato è davvero fantastico. Guardate come sono filanti e cremosi.
Bene, spero che questa videoricetta vi sia piaciuta. Se così mi raccomando, lasciate un bel like, commentate e condividete con gli amici. A domani con una nuova videoricetta. Ciao!